Giorno numero 16, sono in un villaggio sperduto, per quanto sperduto è pieno di gente. Devo trovare il modo di arrivare al parco naturale di Nagara Hall. Ed infatti da Mysore, se vi ricordate nel precedente video, se non ve lo ricordate invece andatevelo a recuperare nel link sottostante, il mio obiettivo era il parco naturale di Nagara Hall. Fatta, sono arrivato al lodge, sono arrivato attraverso un tuk tuk e un tipo mi ha dato un passaggio in moto fino alla fine. Il parco si estende lungo il corso del Kabini River, un fiume piuttosto largo, molto tranquillo e per l'appunto circondato da foreste strettamente protette. Tra gli animali visti in questi giorni ci sono gli elefanti indiani, il guar, ovvero il bufalo della giungla, la mangusta dal collo striato, che è una mangusta endemica di questa zona, i langur, ovvero gli entelli, ovvero delle scimmie molto simpatiche, il leopardo, il cervo pomellato, il cervo sambar, che è la principale preda delle tigri, e ci sarebbe stata anche la tigre, è uno dei posti in cui la tigre è più facile da avvistare in India. Purtroppo non l'ho beccata. Giorno 16. Con Alpinus, che è un canide, detto anche cane rosso. Era un branco di 7 esemplari. Per non parlare poi della biodiversità dal punto di vista dell'avifauna, vi faccio una breve lista degli uccelli incontrati. Pavone, aquila serpentaria crestata, aquila dal ciuffo, gallo grigio, gruccione coda azzurra, bulbul, bucero coronato, picchio pancia bianca, drongo a coda di racchetta, averla dalla coda lunga, piglia, mosche del paradiso, falco pescatore, cicogna collanoso, aquila pescatrice testa grigia, nibbio indiano, aninga asiatica, cormorano minuto, tantalovario pinto, drongo nero. Giorno 18 in India, in direzione Mysore. Succhetto di zapote. Comunque una delle esperienze più terribili in India è quella dei bagni pubblici. Mi accende questo casco di mini banane, sono piccolissime. Da Mysore parto con il treno notturno per arrivare ad Hampi, un po' più a nord. È lunghissimo, Hampi Express, parte da laggiù in fondo, non si vede neanche la fine, tutto così e continua. Io devo andare al vagone B1. Questa qua è la mia cuccetta. Giorno 19 in India. Bene, sì, sono stato dal barbiere che mi ha quasi sfondato la testa con i suoi massaggi rilassanti. Ecco, qui sono in California, forse sono in Nevada? No, sono ad Hampi, già lo sapevate, comunque lo ripeto. Sembra un paesaggio effettivamente molto più arido e di fatto lo è rispetto a quanto visto finora. Giorno 20 in India, questa volta a Hampi, città dei templi e del bouldering. Fa un caldo bestiale. Talmente tanti templi qua ad Hampi che è letteralmente impossibile visitarli tutti. Quel pallino in fronte me l'ha fatto a tradimento praticamente un sacerdote all'interno di un tempio. Mi sono imposto di non prendere i tuk-tuk perché mi hanno già fregato una volta e sto camminando dannatamente tanto
Però la cosa divertente è che quando passa una moto senza passeggero dietro mi danno un passaggio senza che io chieda l'autostop o nient'altro. Giorno 21, ho noleggiato una bici e sono arrivato in un villaggio a caso. È una bici scassatissima! Ventiduesimo giorno in India e inizia il mio esodo verso casa. Sono le 4 di pomeriggio, ore 10:15 in partenza con il bus Cuccetta. Ore 6:30, arrivato all'aeroporto dopo il giro in taxi condiviso. Giorno 23 ovviamente. Questo è il mio ultimo chai in India. 14:45 in partenza da Kochi. Ore 6:30 finalmente a Roma Termini.